Una biglia viene lanciata oltre il bordo di un tavolo con velocità 0,56 metri al secondo. Il tavolo è alto 76 cm. A che distanza dal tavolo cade la biglia? Disegniamo quello che ci dice il problema. Abbiamo un tavolo, sopra c'è una biglia che viene lanciata. E a un certo punto la biglia arriva al bordo del tavolo e poi cade. Allora prendiamo il nostro sistema di riferimento XY e facciamo coincidere il nostro sistema di riferimento col momento in cui la biglia esce dal bordo del tavolo. Scriviamo le equazioni del moto uniformemente accelerato per la componente x e la componente y, per identificare quindi le posizioni orizzontali e verticali, e avremo x uguale x con 0 più vxt più un mezzo a t quadro, y uguale y con 0 più vy x più un mezzo a y t quadro. Bene, queste qui sono le equazioni generali. Andiamo a vedere nel nostro problema come si trasformano rispetto ai dati che abbiamo. Siccome prendiamo un sistema di riferimento coincidente nel momento in cui la biglia esce dal bordo del tavolo, le posizioni rispetto al sistema di riferimento sono uguali a 0. Abbiamo una velocità iniziale per la componente orizzontale Vx dt, mentre la componente Vy dt è uguale a 0, quindi la possiamo eliminare. Non abbiamo accelerazione orizzontale perché l'unica accelerazione che ci sarà quella di gravità, quando la pallina, la biglia, lascerà il bordo del tavolo, quindi con la componente lungo l'asse delle x non c'è alcuna accelerazione, c'è quella lungo l'asse delle y. Abbiamo scelto un verso corrispondente, concorde con il verso dell'accelerazione di gravità, quindi le nostre equazioni del moto uniformemente accelerato risultano così: vx dt e y uguale un mezzo g t quadro. Per sapere a quale distanza arriva la biglia dobbiamo conoscere quanto tempo ci mette la biglia per arrivare sul pavimento, quindi a toccare terra. Per far questo possiamo utilizzare la seconda relazione che lega l'altezza con l'accelerazione di gravità e il tempo, perché sappiamo che la biglia si trova su un tavolo di altezza 76 cm. Quindi possiamo dire che il tempo è uguale alla radice quadrata di 2y fratto g, e possiamo andare a sostituire i valori e ottenere che la radice di 2 per 0,76 metri diviso 9,8 metro fratto secondo quadrato uguale alla radice quadrata di 0,155 secondo quadrato uguale a 0,39 secondi. Siccome sappiamo che nel moto della biglia le componenti orizzontali e verticali sono indipendenti fra loro, possiamo andare a sostituire il tempo nella prima relazione, quella x uguale vx dt, per ottenere la distanza percorsa dalla biglia, quindi il nostro valore di x, dopo che ha lasciato il bordo del tavolo. Quindi la velocità è di 0,56 metro fratto secondo per 0,39 secondi, questo e questo si semplificano, uguale a
0,22 metri.